Buongiorno ragazzi, giorno 0, oggi si parte. Buongiorno, oggi giorno 4. Buongiorno, giorno 5. Giorno 6. Buongiorno gente, oggi giorno 14. Buongiorno Pischelli, giorno 27. Giorno 30, New York, ultimo giorno. È stato un mese interessante. Abbiamo visto, avete visto su Instagram, tante cose, sono successe un sacco di cose, momenti felici, momenti entusiasmanti, eccitanti e anche momenti di sconforto. Ho ricevuto tante porte in faccia, ma ho creato anche tante occasioni, quindi è stato veramente un mese ricco di cose, un mese davvero interessante. Chi mi ha seguito su Instagram appunto ha visto tante cose, ma non tutte. C'è qualcosa che non vi ho detto. Allora, gli ultimi 2 giorni non ho visitato nessuna azienda perché questo è stato Thanksgiving Day, il giorno del ringraziamento, e quindi mi sono rilassato e mi sono goduto un po' la città. E in ostello ho beccato 2 tipi, non so se li conoscete. Franz, ma una volta che arrivano in fondo cosa succede? C'è lo Stargate e li riportano all'inizio, ricomincia. E quindi dopo tutto questo, 20 giorni a San Francisco, 10 giorni a New York, oltre 35 aziende visitate, bussato alla porta, anzi sfondato la loro porta con un calcio per ottenere un colloquio. Com'è andata? Ho fallito? Ve lo dico in Italia, cioè fra qualche minuto. Ho preso Norwegian Airways, quella sorta di Ryanair per i voli internazionali, super economico, 150 euro Roma-New York, ottimo. In realtà manco dall'Italia da un po' più di tempo. Se vi ricordate, sono arrivato a San Francisco dal Giappone perché, come sapete, in Giappone ho lavorato, ho fatto il tirocinio. Non vi ho detto da chi ho lavorato. Beh, ho lavorato per Mitsubishi. Mitsubishi in Giappone è un colosso, si occupa di ogni cosa, dal frigo, prodotti per la cucina, ma anche auto e servizi, automobili. A cosa ho lavorato io? Non ve lo posso dire, ho firmato un NDA, un contratto di segretezza. Però vi posso dire che la struttura dell'azienda era divisa in 3 livelli: confidential, secret e top secret. E io ero lì. E raga, ho fatto un lavoro lì che potete capire. Tra una cosa e l'altra comunque siamo arrivati a Roma. Ho fatto delle storie, passa Roma, fa: hai catturato i Pokémon? Sono a Reggio Emilia. Ed eccomi tornato, è ufficiale, sono a casa mia a Reggio Emilia ed è altrettanto ufficiale che ho fallito. L'intenzione, sono andato in America per trovare un tirocinio, per trovare lavoro e non sono riuscito. Partiamo dall'inizio. Allora, ho fatto un mese in America, 20 giorni a San Francisco, 10 giorni a New York. Avevo una bella lista di aziende da visitare e sono riuscito a visitarle tutte. Sono proprio entrato, ho distribuito il mio biglietto da visita. Mi hanno praticamente tutte rimbalzato, tranne 4. Sono riuscito a fare un colloquio
con 4 di queste aziende, che sono, guarda caso, le 4 più grandi al mondo di design. Cioè, quindi sono entrato negli studi e ho fatto il colloquio con le 4 aziende più importanti al mondo. Sono molto contento di tutto ciò. Il discorso è che ho sbagliato tempistiche, perché in queste aziende, visto che stiamo parlando delle aziende più grandi al mondo, essendo anche un ragazzo straniero, quindi con problemi di visto, il modo migliore per entrare è come tirocinante. Però le sessioni da tirocinante si erano appena concluse, quindi avevano appena preso i tirocinanti, quindi sono andato lì. All'azienda mi hanno detto: ragazzo, non c'è posto per te, non c'è alcun modo per farti entrare, perché avevano appunto distribuito già le loro visa e i loro visti. Quindi è stato un grande errore. Quindi, riassumendo, avevo detto che prima di partire che era il mio all-in, che mi giocavo tutto. Però questo non vuol dire che era l'unica freccia del mio arco. Le frecce al mio arco sono infinite, cioè nel senso, provo una strada, fallisce, ne provo un'altra. Troverò sempre un modo per arrivare dove voglio arrivare. L'unica differenza tra queste diverse strade per arrivare allo stesso obiettivo è il tempo. Ci sono strade più corte e ci sono strade molto più lunghe, molto più lunghe. Però un modo lo troverò per arrivare dove voglio arrivare. Però io non vi ho detto tutto. C'è stata un'altra cosa. Quando ero in Giappone, avevo già prenotato il biglietto per l'America, ricevo un messaggio, una mail. Ciao, sono iscritto al tuo canale, ho visto che verrai a San Francisco, mi chiedevo se potessimo incontrarci e magari fare due chiacchiere sulle differenze tra Europa e America. E io sono abbastanza cordiale con tutti, ho detto certo, va bene. E lui mi fa: va bene, incontriamoci al mio ufficio. 345 Spear Street, San Francisco, California, 94105, Google Inc. La Google mi ha chiamato e quindi, beh, allora, c'è da dire che sono molto contento. E quindi niente, ho fatto un colloquio con loro, è stato un momento, ragazzi, magico, cioè veramente una delle emozioni più grandi della mia vita. Insieme a quando ho conosciuto Johnny Ive fingendomi un cameriere, entrando in un evento da $5.000 di nascosto di notte. Ma questa è un'altra storia. E quindi ho pranzato dentro Google, ragazzi, dentro Google è come nei film, è pazzesco, cibo buonissimo, cibo gratis, pazzesco. E quindi abbiamo parlato un po' con questa persona dentro Google e mi ha raccontato un bel po' di retroscena che non vi posso dire sul mio Google Pixel. Vi posso solo dire che l'hanno visto tutti, l'hanno proprio visto tutti a Google. Con questo ragazzo qui io poi sono uscito un altro po' di volte, mi ha portato anche nell'altro campus, perché Google ha un campus a San Francisco, ha una sede a San Francisco e l'altra a Mountain View. E le ho visitate tutte e due. E questo ragazzo, un tale Robert, un genio, una persona poi disponibilissima, strasimpatica, sono trovato veramente bene. E se Robert stai guardando questo video, grazie davvero, sai quanto vuol dire per me. E ci vedremo sicuramente, ci vedremo in futuro, se non dentro Google ci rivedremo. È stato veramente un grandissimo piacere. Come si conclude questa storia? Si conclude che alla fine dentro Google ha avuto lo stesso problema, nel senso che non c'era un posto disponibile per me come tirocinante, si era appena chiuso da pochissimo e mi ha potuto candidare nell'unica posizione aperta. Mi ha fatto una lettera di raccomandazione bellissima, ragazzi, veramente mi voleva veramente dentro l'azienda, ha fatto tutto quello che poteva, però ci sono delle regole da mantenere e quando fai questa lettera di raccomandazione devi specificare la posizione per il quale stai candidando la persona. E purtroppo l'unica posizione libera che c'era era come senior designer con 8 anni di esperienza. Lui pensa che nonostante io non abbia 8 anni di esperienza il mio portfolio sia sufficientemente ricco e fresco, però 8 anni di esperienza sono 8 anni di esperienza e io non sono chiaramente all'altezza, sia come esperienza che come nomi di aziende nel curriculum. Quindi sono stato molto lusingato da questa scelta, però chiaramente non sono ancora pronto. Però mi ha dato un feedback molto importante sul mio lavoro. Ho avuto la certezza per la prima volta
da parte sua e da parte di altri designer che quello che ho fatto è di alta qualità. Grazie, finalmente qualcuno che me lo dice, perché fino adesso non me l'ha mai detto nessuno, cioè sono stato sempre io a dirmi ok Riccardo, forse il tuo lavoro è buono, più che buono, bla bla bla, e stavolta ho avuto la conferma da qualcun altro. Diciamo che questa esperienza qui a San Francisco mi ha abbastanza ingolosito in termini di qualità del lavoro e anche in termini di stipendio, perché i lavori per il mio livello pagano 10 volte di più rispetto all'Italia, e non stiamo parlando del doppio, stiamo parlando di 10 volte il mio stipendio qua in Italia. Un ambiente molto stimolante dove vai a un evento e trovi sviluppatore di Dropbox, vai a un altro evento e trovi quello che lavora a Facebook, vai a una cena e tra i tuoi amici trovi tale cantante, è tutto molto successo, è figo, quindi tornerò lì da qualche parte prima o poi, non so quando. Quindi che piani ho per il futuro? Facciamo che il video è venuto molto lungo, quindi ve lo dirò più avanti, anche perché ci devo pensare, però ho vari piani. Quindi questo è quanto sulla mia esperienza in America. In realtà c'è anche tanto da dire su come ho trovato l'America, però dai, poi ve lo dirò in un altro video magari. Voi, non lo so, cliccate la campanella se siete interessati alla mia vita. Grazie ancora per l'attenzione e statemi bene.